Ciao, sono Paolo Diana e questo è il progetto 131 Evo 2. Prima gara nel 1998 a San Marino, un circuito rally. Siamo partiti da una 131 Racing stradale, gli abbiamo montato gli equipaggiamenti di sicurezza, il motore aveva guardato il mago di San Marino Barry Motors, aveva 4 carburatori, poco altro, cambio stradale, assetto stradale. Nel corso degli anni abbiamo sempre cercato di aggiungere qualcosa alla macchina, quindi man mano che si rimediavano due soldi abbiamo investito nelle varie componenti, quindi dall'assetto al motore, al cambio, tutto quello che era attorno. Nel corso di più di 20 anni abbiamo cambiato scocche, motori, cambi, differenziali, tutto quello che c'era disponibile fino a quello che è adesso la macchina, e poi stiamo cercando ancora di fare qualcosa di nuovo con la nuova Evo 2. Varie macchine che ho usato fino adesso sono state sempre fatte da me e dai miei amici nel garage, meglio che potevamo, ma comunque sempre in modo agricolo. Da qualche anno ci è venuta in mente la pazza idea di provare a fare una cosa più professionale, fatta bene. Quindi ci siamo rivolti a Speed, che ci daranno comunque un grande aiuto per mettere in piedi una macchina che sia all'altezza delle vostre aspettative. Vi spiegherà Paolo di Speed tutte le cose un po' più in modo particolare e tecnico. Vi lascio alle sue parole. Ciao! Allora, La 131 Evo 2 nasce dall'esperienza maturata da Paolo con la Evo 1. In 20 anni di corse la sua prima vettura è stata sviluppata nel tempo, progredendo sempre più, e la versione Evo 2 che stiamo vedendo qui in fase di allestimento è un'evoluzione del concetto. Quindi partendo dall'anteriore noi vediamo dei telai smontabili in alluminio che consentono quindi di operare velocemente sulla vettura sia in fase di assemblaggio che soprattutto in assistenza durante il weekend di gara. Il motore è stato arretrato, questo ha consentito di avere tutte le masse centrate tra gli assi delle ruote. Questo ha consentito tra l'altro di spostare anche pilota e navigatore, cercando quindi di portare tutti i principali elementi della vettura verso il centro del corpo vettura. Spostandoci verso l'abitacolo, quello che possiamo apprezzare è la presenza di una struttura multitubolare che rappresenta la vera struttura portante della vettura, alla quale sono vincolati tutti gli elementi principali del veicolo. Guardando l'interno, quello che vediamo è tutto il pacchetto di input del pilota, che come abbiamo detto in precedenza è stato arretrato insieme al navigatore in modo tale da centrare le masse, la pedaliera che consente quindi di avere un buon numero di regolazioni sia in posizione che anche su rapporti di leva e bilanciamento della frenata. Davanti alla pedaliera apprezziamo il posizionamento della pompa servosterzo e poi vediamo tutto il pacchetto di elettronica che è stato appeso alla parete parafiamma che è stata costruita ad hoc per consentire l'arretramento del motore. Per riuscire a lavorare con diverse altezze da terra, quello che si è dovuto fare è stato anche portare la linea di scarico in pratica all'interno
dell'abitacolo. Parlando della sicurezza, possiamo apprezzare il livello dell'allestimento, che in sostanza è comparabile con quello delle vetture che corrono nel campionato del mondo rally. Quindi abbiamo sedili con omologazione FIA 8855 2021 e l'impianto di estinzione, che è come quello che si vede sulle vetture VRC, risponde all'ultima normativa, che è la 8865. Il roll bar è poi stato disegnato appositamente per questo progetto, porta quindi una sua omologazione specifica. Spostandoci verso il posteriore possiamo apprezzare il nuovo posizionamento del serbatoio olio, carter secco e del serbatoio benzina, che quindi a loro volta sono stati portati al di qua dell'asse delle ruote per cercare di ottenere il miglior bilanciamento possibile della vettura, anche con diversi livelli di carburante a bordo. La porzione posteriore del veicolo è stata impostata esattamente come quella anteriore, quindi anche in questo caso tutte le lamiere che erano a sbalzo oltre l'asse delle ruote sono state rimosse e sono state sostituite da un telaio molto leggero in alluminio, che consente di facilitare le operazioni sia in assistenza che in fase di assemblaggio e soprattutto consente anche di facilitare la sostituzione dei componenti in caso di incidente. Possibilità molto remota. Oltre ai componenti che vedete già installati in vettura, che sono stati ad esempio forniti da ATEC Racing, da DF Antincendio e da Tecno 2, ci sono poi tantissimi altri componenti che in questo momento non sono ancora stati installati, ma sui quali stanno lavorando alcuni sponsor del progetto, che sono ad esempio Ferrotto Design per i componenti ricavati dal pieno, JM per tutto quello che è il pacchetto del composito. Come potete vedere, la vettura oggi è priva di tante lamiere perché stiamo sostituendo il metallo con il carbonio. Quindi il tetto e tutti i pannelli di carrozzeria saranno prodotti in fibra di carbonio in Italia da JM. L'arretramento del motore ci ha portato a prevedere un nuovo design della linea di scarico, che ora attraversa la parete parafiamma, corre lungo la pedana appoggiapiedi del pilota ed esce lungo il brancardo. Aros Marmitte è il partner che abbiamo scelto per la costruzione di questo componente. Per quanto riguarda l'elettronica sviluppata appositamente per questa vettura, lasciamo la parola a Luca Giannotti per gli amici Gian. Ciao a tutti, sulla nuova 131 di Paolo abbiamo scelto di affidarci a diversi partner per quello che riguarda l'elettronica. Abbiamo scelto EcoMaster per quello che riguarda Powerbox e due cruscotti, anche se oggi ne abbiamo solo uno. A Blink Marine per quello che è il volante e il keypad. Di fronte al pilota si trova un display, questo qui è quello che vedrà Paolo mentre guida la macchina. Ha fondamentalmente due schermate, una per quando si trova in trasferimento, quindi ha più tempo di guardare i vari parametri della macchina, e un'altra per quando invece è in prova speciale, dove si trova solamente lo stretto necessario, quindi la marcia e basta. Sul volante troviamo tutti i pulsanti che possono essere utili da raggiungere quando si guida la macchina, quindi partendo da in alto i tergicristalli, che hanno 3 posizioni, tasto per launch control, tasto per la folle, frecce, le pappe motore, il tasto per accendere e spegnere il motore, la sensibilità del pedale dell'acceleratore, il tasto per spegnere gli allarmi nel caso ce ne fossero, tasto per pulire il lavavetro, insieme a quello delle luci. Grazie che ci avete seguito e vi aggiorneremo presto sui nuovi sviluppi. Grazie a tutti gli amici che hanno aderito al progetto 131 Evo 2 e speriamo di vederci presto in gara con questa nuova vettura. Bravo! Un applauso! È arrivato l'arrotino! Coltelli, posate, forbici, avanti signore, è arrivato l'arrotino!